Sarà capitato anche a voi di suonare due chitarre completamente diverse e avere un feeling maggiore con una chitarra in particolare. Per quanto la chitarra sia uno strumento molto complesso, parte di quel feeling potrebbe essere dato anche dal radius della tastiera. Sembra un concetto abbastanza complicato, lo troviamo magari in qualche scheda tecnica, però non tutti sanno che cosa significa, eppure è una cosa molto importante per capire che tipo di chitarra fa al caso nostro. Risposta breve: tutte. Tornando a noi, oggi andremo a parlare del radius, radio o raggio della tastiera, perché si usa e come influisce svariate cose nella nostra chitarra, dal setup al feeling e altre cose così. Ma prima di entrare in tutto questo mondo di geometria, raggi, formule matematiche che non vi spiegherò perché non voglio stare qui ad annoiarvi, mi raccomando, lasciatemi un like sotto questo video se vi è interessato e soprattutto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Sono piccoli gesti che a voi non costano nulla, ma per me significano veramente tanto. Io direi di cominciare a capire che cos'è appunto questo radius della tastiera. Vi sembrerà strano, però la tastiera della nostra chitarra non è perfettamente piatta, però è leggermente ricurva, e questa curvatura non è fatta alla cavolo di cane, piuttosto è fatta con molta precisione, che ci indica appunto quanto questa curva è pronunciata. Infatti, se ci immaginiamo un cerchio e ne tagliamo uno spicchio, la superficie di quello spicchio è la nostra tastiera. Il radius si misura appunto tramite questo cerchio e la misura che prendiamo in considerazione di solito è il raggio del cerchio, e questo si misura di solito in pollici. Perché in pollici? Perché credo che l'abbiano inventato gli americani, loro sono più fighi e via. Indi per cui se abbiamo un raggio corto avremo una tastiera molto rotonda, mentre se abbiamo un radius o un raggio di nuovo molto lungo, significa che la nostra tastiera sarà molto piatta. Il che è tutto molto bello, ma perché le tastiere hanno il radius? Se vogliamo rispondere a questa domanda con una sola parola, la parola è suonabilità. Con il radius infatti la tastiera si adatta molto di più a quello che vuole la nostra mano. Se ci pensiamo, quando provo a chiudere questa mano non è che la chiudo e mi forma un quadrato, mi forma piuttosto un cerchio se faccio così. È una cosa naturale. Ed avendo anche qui un cerchio che compensa, diciamo, il movimento della nostra mano, andremo quindi a compensare e avremo un modo di suonare più comodo. Quindi è tutto per farci suonare meglio. Immaginiamo di avere una chitarra, però non so il radius di quella tastiera. Come lo misuro? Semplicissimo, con questo attrezzino qua. Quello che sembra un piccolo appendiabiti in realtà si chiama calibro o radius gauge. Ogni calibro ha una misura incisa sopra e per misurare la vostra tastiera basterà metterlo sotto le corde e controllare. Se passa della luce vuol dire che la misura non è corretta, mentre se calza a pennello vuol dire che è della misura giusta. Questa cosa può essere molto utile da sapere se magari vi trovate bene con una chitarra particolare e volete cercare di trovare una chitarra simile. Oppure se avete ordinato un capotasto nuovo, appunto i capotasti devono per forza seguire anche il radius del manico per avere un'ottima action. Questo attrezzo è anche molto utile se vogliamo appunto misurare o aggiustare le sellette, ad esempio su questa Stratocaster. Infatti anche queste dovranno seguire il radius della tastiera in modo tale che abbiamo un'action uniforme in tutte le corde. Non costano tanto, anzi se volete comprarvele anche voi vi lascio un link qua sotto affiliato a Amazon, giusto per dargli un'occhiata. Ora la domanda viene spontanea: quale radius mi conviene suonare? Qual è meglio per cosa? Questa è una cosa abbastanza semplice da spiegare. Un radius corto, ad esempio da 9 pollici e mezzo o peggio ancora da 7 e un quarto, sono molto tondi, abbiamo detto, e questo ci aiuta molto a fare ad esempio gli accordi, perché come dicevamo prima seguono molto meglio il movimento della nostra mano. Però possono darci dei problemi ad esempio con i bending e i vibrati, perché se ci pensiamo, se la corda va in alto incontrerà il tasto che è più in alto e quindi la corda tende a bloccarsi e la nota appunto a morire, oppure almeno non durare a lungo. Andiamoglielo a dire a David Gilmour, però va bene così. Ed anche per questo motivo che non possiamo avere magari una action molto bassa con i radius molto corti.
Una tastiera con un radius invece molto lungo, tipo 16 o 17 come nel caso della mia Arda Guitars, praticamente ci darà invece una tastiera più piatta. In questo caso sacrificheremo molto diciamo il comfort per suonare gli accordi, però possiamo fare un sacco di bending, non avremo problemi che comunque i bending durino poco. Ma è vera sta cosa? E soprattutto potremo avere un'action molto più bassa, essendo tutto quanto abbastanza uniforme. Fino adesso abbiamo parlato di radius singoli, quindi una curvatura per tutto il manico, però esistono anche le chitarre con i radius compositi, cioè che cominciano magari al capotasto con un radius da 10 pollici e poi si appiattisce andando verso i tasti alti fino a 12, 17, 15, quello che vogliamo. E questo ci darà il meglio dei due mondi, perché possiamo fare gli accordi e avere tutto il comfort nei tasti diciamo bassi, e invece nei tasti alti possiamo fare tutta la shredderaggine che vogliamo. Non possiamo non parlare anche delle marche più famose. Quali radius offrono nelle loro chitarre? A sto punto del video però io sarei curioso di una cosa: fatemi sapere fino adesso qual è il radius che vi piace di più. Vorrei tipo fare una specie di sondaggione per cercare di capire cosa ne pensate, quindi fatemi sapere qua sotto qual è il radius che vi piace di più, che mi interessa, o quale siete abituati, giusto così per curiosità. E se magari avete una Stratocaster e non sapete che radius c'ha, continuate a vedere che ve lo spiego. Dunque, le Fender sono abbastanza famose per il loro radius corto, infatti le chitarre proprio vintage misurano un radius da 7 pollici e un quarto, però dagli anni 80 la Fender ha cominciato a produrre le sue chitarre con un radius da 9 pollici e mezzo. Hanno anche delle chitarre in commercio con un radius più piatto, però le tastiere da 9 pollici e 50 sono praticamente 2/3 di quello che producono di solito. Se non siete sicuri basta soltanto andare a controllare nelle schede tecniche dei modelli che ci sono appunto in commercio per sapere qual è quello che è giusto per voi. Comunque, se cercate una chitarra nuova con un radius vintage potete sempre andare sulla Silver Sky di John Mayer, perché appunto a lui piace così. Le Gibson invece tradizionalmente hanno un radius che va dai 10 a 12 pollici, ad esempio se prendiamo tutte le Les Paul standard di solito hanno un radius appunto da 12 pollici, però ovviamente se chiedete un custom shop ve le fanno come vi pare. E poi abbiamo anche la PRS che, come ogni cosa, Paul Smith gli piace stare tra Gibson e Fender, quindi di solito costruisce le sue chitarre con un radius di 10 pollici. Le Ibanez invece sono molto note per i loro radius proprio piatti, infatti le serie RG e S montano di solito un radius da 15,3 e se non addirittura 17. E se non vi ricordate male, l'anno scorso credo ho portato anche una Chapman Guitars qui in canale. Loro invece montano i radius da 13,5 pollici, che è abbastanza inusuale, però alla gente piace. Detto tutto ciò, qual è il radius migliore? Non esiste in realtà un radius migliore di un altro, altrimenti farebbero tutte le chitarre in quella maniera. Dipende molto anche dal vostro stile musicale, come suonate, cosa vi piace. Personalmente, ad esempio, se vado a suonare, devo andare a suonare un brano, se devo fare tanti accordi, ovviamente preferirei scegliere una chitarra con un radius più corto, mentre se devo fare soli o tapping o bending o tutte queste cose così, sceglierei piuttosto un radius più piatto. Comunque ci tengo anche a precisare una cosa molto importante. Sì, certo è importante avere un radius consono a quello che dovete fare, però non stiamo troppo a guardare i numerini nella scheda tecnica. Se ci pensate, ad esempio, la differenza tra un radius di 9 pollici e mezzo e un radius da 10, tutto il cerchio che compone appunto il radio, la differenza è soltanto di 1,2 centimetri, quindi non è tantissimo, e sfido chiunque a trovare la differenza se
abbiamo appunto due chitarre con un radio leggermente diverso. Questo ovviamente potrebbe essere più presente appunto tra una chitarra che monta un 9,5 con un radio da 17 o anche 20, esistono anche quelle, non so come si suonano. Fatto sta che il radius comunque rimane sempre un componente molto importante della costruzione di una chitarra ed è anche molto importante cercare di capirlo e provare appunto più chitarre per sapere esattamente qual è il radius che più vi piace, soprattutto se dovete fare determinate cose con quella chitarra. Un'altra misura che io guardo sempre nelle mie chitarre, ad esempio, è anche la lunghezza diciamo del diapason o appunto scala del manico. Avevo fatto un video qualche anno fa a riguardo e ve lo lascio appunto qua su. Nel frattempo vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia stato utile. Se lo è stato, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e soprattutto ci vediamo la prossima volta. Ciao!